L'ho fatta detonare. Ok, ha recuperato gli oggetti, però prima di andare a guardare, vediamo se c'è anche una Sandstorm. E ci interessa farmare anche l'equivalente dell'Ice Golem del deserto, che è il Sand Elemental. Però non sembra il caso, no, piove soltanto. Ah, peccato. Allora, siccome abbiamo il megafono, possiamo anche combinarlo con il laser per creare il nostro primo equipaggiamento di immunità doppio. Infatti 10 di questi equipaggiamenti si combinano in 5 equipaggiamenti e danno immunità a 2 debuff, più uno singolo che è dispari, insomma. Si uniscono poi in tutti quanti insieme nell'Enk Charm e dà l'immunità a questi 11 di buff. Quindi abbiamo il Counter Course Mantra unendo megafono e laser. Allora, siamo qui con la guida, gli diamo l'Unicorn Horn e come vedete servono per fare le Super Mana Potion, le Holy Arrows e la Rainbow Rod, che è un'arma magica, quindi nulla che ci interessi, però abbiamo i Frost Core. Allora, i Frost Core ci permettono di fare non solo la Cool Whip che adesso faremo, ma anche l'armatura. Usa l'adamantio o il titanio e un Frost Core a pezzo ed è un misto tra Ranger e corpo a corpo e guerriero. Noi ovviamente dovremo prendere invece l'equivalente della Frost Core della sabbia, in modo da fare l'armatura che è un misto tra maghi e summoner, quindi quello ci interessa di più. Però intanto possiamo utilizzare un Frost Core per fare la Cool Whip e un Ice Fader insieme a 20 anime del volo per fare un upgrade alle nostre ali. Eccoci qua, upgrade alle ali. Spiked, va bene. Queste sono leggermente meglio di quelle di queste qua. E infine la Cool Whip. Leggendaria anche la Cool Whip, ottimo. Quindi innanzitutto passiamo da 74 a 92 danni, che è forte. Anche la Cool Whip ha un effetto luminoso, quindi vedete che almeno quello non lo perdiamo. La differenza principale è che anziché fare delle esplosioni quando colpiremo i nemici, evocheremo una sorta di minion, un fiocco di neve gigante che attaccherà i nemici, che è comunque molto 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 forte. Eccolo qua, è carino. Quindi piazziamo il nostro Firecracker. Yay! Allora, adesso aspetterò una Sandstorm perché voglio la nuova armatura prima di iniziare a riprovare Queen Slime. Prima però mostro qualcosa che ho preso durante la timelapse di inizio episodio, ovvero le Dark Shard che si droppano dalle creature del deserto nemico, mentre le Light Shard si droppano dal deserto contaminato dalla Hallowed e servono a fare delle armi, non che ci servono a noi Summoner, però giusto per saperlo. E anche la Jinx Curse, che è un Vanity, praticamente ti leva le gambe e ti lascia questo cosetto da The Gin. Vabbè, niente di che. Sono passati letteralmente 2 giorni che cercavo una Sandstorm e finalmente è arrivata. Ho aspettato così tanto che nel frattempo sono diventato una mummia. Ok, eccoci qua. Allora abbiamo subito un Sand Elemental. Sì, Sand Elemental si chiama. Quindi perfetto. Adesso tocca solo non morire perché insomma nel frattempo ho preso un sacco di robe che vedremo più avanti. Ho aspettato qui nella casa che tanto ormai è disabitata, quindi non ci sono NPC che bloccano i mostri. E ho aspettato dentro un letto perché dentro il letto si raddoppia la velocità del tempo. Cioè va il tempo il doppio più veloce. Vabbè, l'ho detta male questa. Ok, primo Sand Elemental eliminato. Abbiamo preso il nostro primo Forbidden Fragment. Durante la Sandstorm, come vedete, ci spostiamo piano piano, a meno che ti blocchi sul terreno con un uncino, ed escono mostri clamorosi. Come vedete sono mostri assurdi nel deserto. Questo è il Doom Splicer, una versione più grande del Tomb Crawler. Abbiamo anche degli squali che escono da per terra. Insomma, un botto... ma che roba. Flash River è la versione della Crimson, ce ne sta uno per ogni diverso tipo di corruzione o purificazione. Intanto vedete qua dai banner che ho farmato parecchio. Ok, contro... Vai via. Ogni... dispositivo di sicurezza che dovrei vabbè, mettiamo Water Candle. Non so cosa stavo per dire. Ah, tra l'altro sono una mummia, sì, ma ho la barba, quindi come vedete è una cosa molto interessante. Ed ecco un altro Sand Elemental. Dai, non morire, non morire. Ah, miseria. È una parola non morire qua, appunto. Non ti despawnare almeno. Non ti despawnare. Dove vai? Ferma. Ferma, ferma. Ed è sparito ovviamente. Che... Aia. Ma guarda sti schifosi. E 2, eccoci qua. E non c'ho parole, è finita la Sandstorm.
Non c'ho parole. Se non fossi morto avrei il set completo. E invece mi tocca aspettare quanti? Altri 2 giorni? 2 giorni di real life, no? 2 giorni su Terraria, Capite perché non posso fare più di un episodio a settimana? Capite adesso, sì. Mamma mia. Allora, intanto che aspettiamo un'altra Sandstorm, inizio a ballare sul tavolo davanti alla zoologa e gli do fuoco al tavolo. Vabbè, no, non volevo fare questo. Vediamo questa cassa. Qui abbiamo delle cose che abbiamo preso mentre farmavo off screen. Vabbè, innanzitutto i Forbidden Fragment. Ognuno serve a fare un pezzo d'armatura della Sandstorm, che è un misto tra magico e summoner. E poi nel deserto ci sono le mummie. Le mummie droppano diverse cose. Abbiamo il Fast Clock e il Blindfold. Sono entrambi equipaggiamenti di immunità. Questi 2 equipaggiamenti invece vengono droppati dai lupi mannari. I lupi mannari si spawnano durante le full moon, quindi la luna piena, e droppano appunto l'Adhesive Bandage, che è un altro equipaggiamento di immunità. Come vedete li stiamo raccogliendo abbastanza velocemente, mentre il Moon Charm ti trasforma nella notte in un lupo mannaro, il che vuol dire che aumenta molte delle tue statistiche, come un pochino di attack speed, di velocità, di difesa. Nulla di particolare, però ci servirà per dopo. Infine il Vanity Set della mummia, che insomma, come l'avevamo messo prima, con la barba che esce fuori. Possiamo combinare qualche altro equipaggiamento di immunità, perché abbiamo il Counter Course Mantra, ma posso unire Fast Clock e Threefold Map per il The Plan, ma anche il Bezoar Adhesive Bandage per il Medicated Bandage. Il Blindfold invece è quello che rimane da solo perché è dispari, quindi ci manca solo un equipaggiamento doppio, che se non mi sbaglio dovrebbe essere quello che dà immunità alla debolezza, quindi servono le vitamine che vengono droppate dalle Floaty Gross o dai Corruptor nella Corruption, e mi serve anche l'immunità al Broken Armor che droppano gli scheletri delle caverne. Ma sai che vi dico, già che tanto dobbiamo aspettare che si spawni un'altra Sandstorm, perché no? Andiamolo a cercare, così magari completiamo tutto il set. Eccola, mazza, fortunatissimo. L'ho detto tipo fortunatissimo, l'ho detto malissimo. Vabbè, mi sono abbinato anche nelle parole più semplici. Vitamins, eccolo qua, immunità to weakness, quindi me ne manca uno solo, andiamolo a prendere. Ma mi sa che i Gelatin Crystal si trovano sempre negli stessi punti, perché io qua avevo trovato il primo e mi sa che anche tipo altri ne ho trovati sempre allo stesso punto. Io sta cosa non la sapevo. Andiamo a controllare anche se dentro l'acqua, che ce ne ho trovati un paio, ora si è rispanato un altro Gelatin Crystal. Non può essere una coincidenza, quindi sì, sono abbastanza convinto che funzioni così. Quindi Gelatin Crystal, se lo trovate in un posto, ogni tanto andateci a riguardare, che può essere se ne spana un'altra. Allora, al momento il mio problema è trovare una zona per farmare in modo decente gli scheletri, perché qua è tutto Crimson ormai, qua è tutto Hallowed ormai, praticamente devo andare dall'altro lato della mappa. Vabbè, andremo lì. Poison Staff. Questa era una delle mie armi magiche preferite. L'ho già detta sta frase, l'ho sbagliata penso 3 volte l'ultima volta che ho detto una delle mie armi magiche preferite. Comunque sì, lo è davvero. È una sorta di fucile a pompa però magico. Interessante. Lo puoi anche potenziare più avanti nel gioco. Vabbè. Va bene, va bene. Ok, forse è il caso di rimettermi qui nel lettuccio ad aspettare che torni una Sandstorm. Ma sì, dai, è il caso.